Salve amici e bentornati sul canale. Come va? Ma insomma, come va? È stato molto caldo, è stata un'estate terribile, anche perché dovete sapere che noi agricoltori non andiamo in vacanza perché dobbiamo stare attenti a molte cose. Per esempio qua dietro c'è la vigna, come vedete c'è ancora l'uva, ma è stata molto dura perché c'è stata una siccità incredibile. Non pioveva dal 15 di giugno, quindi è veramente tanto, non era mai successo. Ma soprattutto dovete sapere che con l'abbandono dei campi, come abbiamo parlato nei video anche con Mauro, gli uccelli, i fagiani, i colombi vengono a mangiare da me perché sono l'unico rimasto. Però finalmente la scorsa settimana è piovuto, molto poco, speriamo che nei prossimi giorni piova ancora, ci prepariamo appunto a raccogliere l'uva, poi faremo un video della vendemmia, mi piacerebbe portare anche tutte le lavorazioni che poi facciamo in cantina perché dovete sapere che il vino lo facciamo del tutto noi, alla vecchia maniera. Speriamo appunto che rinfreschi un pochino, anche perché in cantina ci deve essere una temperatura non troppo alta perché sennò si butta via tutto, quindi noi aspetteremo appunto il momento migliore. Ma adesso cosa stiamo facendo? Stiamo raccogliendo il luppolo. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa avevamo messo a posto il nostro luppoleto perché alcune piante erano morte, alcune piante erano vive. Vi ho lasciato un po' sul filo di lana, ma adesso vi faccio vedere in che situazione siamo rimasti. Però, prima di cominciare il video, amici, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanellina, perché non so perché ancora la situazione non si è sbloccata. I nostri video non vengono fatti vedere agli iscritti, quindi prima di andare a cercare il nostro canale vi consiglio di attivare la campanellina, così riceverete la notifica e così potete vedere i nuovi video. Allora amici, siamo nel nostro orto, in questo punto ho seminato appunto i cavoli per metterli nell'orto invernale. Qua ci sono i peperoncini che mi ha regalato Gabriele, che sarebbe il mio socio, vedete piante di peperoncino con peperoncini che stanno spuntando, ne sto raccogliendo veramente tanti e sono veramente buoni. E poi tenete sempre conto che il peperoncino è una pianta importantissima perché contiene la vitamina C. Ma eccoci qua nel nostro luppoleto, come vedete è rimasta solamente una pianta, ma è una pianta incredibile, non avevo mai visto una pianta con un gambo così grande, quindi sono molto contento di questo, è veramente grandissima, io l'ho fatta propagare per tutto questo filo, vedete arrivava fino all'assù in altezza, adesso l'ho abbassata e in questo periodo ci sono questi frutti che sono i luppoli, che sono quelli che poi servono a dare l'aroma nella birra. Come si fa a riconoscere quando sono maturi? Innanzitutto, essendo una pianta appunto rampicante, dovete sapere che il luppolo verso ottobre-novembre scompare, poi la sua fase vegetativa diciamo inizia verso marzo-aprile, quando spuntano i primi ributti, quindi dobbiamo scegliere i migliori ributti, farli crescere e poi verso questo periodo, dopo abbondanti annaffiature, perché ha bisogno di acqua, perché è una pianta che viene dalla Repubblica Ceca, dal Belgio, dall'Olanda, quindi posti molto più umidi di questi, comincia a fare questi fiori che poi verso agosto, vedete, vanno a maturare. Bisogna sempre tener conto che per diciamo controllare che siano maturi del tutto, al tatto devono sembrare come la carta da forno, quindi molto morbidi, molto morbidi. Io stamani sono ripassato a controllare se erano morbidi e ho detto raccogliamoli. In questo modo poi li vado a mettere in questi sacchetti di plastica, e sono quelli lì dal congelatore, vedete ci sono già dei luppoli qua dentro. Per quale motivo? Perché prima di utilizzarli per la birra vanno seccati, quindi devono appunto rilasciare le sostanze. Fra l'altro dovete sapere che la luppolina, che è la sostanza appunto che si trova dentro il luppolo, che è una polverina gialla, si dice, ed è anche scientificamente provato, che sia antinfiammatoria, quindi viene usata addirittura per curare le persone che hanno malattie al pancreas. Questa è una cosa incredibile. Io sono un bevitore di birra, ora non sono un alcolizzato, però ne bevo molta perché mi piace davvero tanto. E quindi un giorno mi sono detto, col padre del mio migliore amico, che è appunto il mio socio, perché non ci produciamo il luppolo? Perché dovete sapere che il padre del mio migliore amico fa la birra, e quindi io li raccolgo i luppoli, lui li fa seccare e poi quando fa la prima cotta utilizza il luppolo da noi prodotto. Questa è una bella soddisfazione e soprattutto è anche molto bello vedere tutti questi luppoli che in questa parte geografica di terreno in Italia non sono presenti. Quindi oltre alla bellezza estetica c'è anche una grande soddisfazione poi nel dove stappare la birra e vedere e sentire soprattutto il sapore di questi luppoli che appunto sono stati ottenuti solamente con le innaffiature e con l'amore che gli abbiamo dato. Allora amici, raccogliere il luppolo è semplicissimo, basta semplicemente prendere le mani e tirare
senza non andare a rompere la pianta. Vedete, questo è il luppolo e adesso vi faccio vedere cosa c'è al suo interno. Appunto vi parlavo della luppolina, che è quella sostanza polverina gialla antinfiammatoria. Vi faccio vedere con più dettaglio come è formato dentro. Allora amici, abbiamo aperto questo luppolo. Come vedete c'è questa sostanza giallina che è una polvere, che appunto è la sostanza di cui vi parlavo prima, che è la luppolina, che è importantissima per il sapore e l'odore del luppolo, ma come vi ho già detto è anche antinfiammatoria, quindi è veramente incredibile. Il luppolo non si utilizza solamente per la birra, ma qualcuno può anche farlo seccare per farci delle tisane. Io adesso continuo la raccolta e vi faccio vedere come mi muovo. Eccoci qua amici, come vedete ecco qua il nostro raccolto. Come vedete è un sacchetto pieno appunto di quelli da congelatore. Adesso lo vado a chiudere e poi oggi pomeriggio lo vado a consegnare. Semplicemente adesso cosa bisognerà fare? Bisogna farlo seccare, così perde un po' di volume, perde tutti i liquidi all'interno e poi sarà pronto per l'utilizzo. Andrà messo sotto vuoto perché appunto la birra si fa solitamente quando ci sono temperature stabili, perché noi non abbiamo aule dove ci sarà un controllo della temperatura, quindi ci vuole sempre 20-18 gradi, non deve andare né troppo sotto né troppo sopra, perché c'è appunto la fermentazione, è la cosa più importante, anche se poi fare la birra non è difficilissimo. Però amici, appunto ecco il nostro raccolto, che per essere di una pianta è più che soddisfacente. Anni fa quando ne avevamo addirittura 10-11 ce n'era di più, però era normale. Però una pianta come questa non l'avevo mai avuta, con queste caratteristiche e poi grandezza anche, quindi cosa farò l'anno prossimo? Andrò a riprodurla, perché il luppolo si riproduce solo per talea, abbiamo fatto alcun video, quindi bisognerà semplicemente mettere un ributto nell'acqua così poi andrà a radicare. E in questo modo andrò a ripopolare il mio piccolo luppoleto che serve per fare la birra, perché dovete sapere che questi sono molto cari, costano molto e non è nemmeno troppo facile trovarli perché in Italia non ci sono tante coltivazioni, quindi si cerca di esportarli dall'estero, appunto dalla Repubblica Ceca, dal Belgio, dall'Olanda. Io sono stato in Belgio, ho visto dei luppoleti incredibili, piante di 4 metri, trattori fatti apposta per passare un luppoleto, era veramente incredibile, però lì hanno proprio la cultura della birra, cosa che in Italia da circa 10 anni abbiamo iniziato a fare anche noi per fortuna. Se volete vedere qualche video sul luppolo, io ho creato una playlist, ci sono tutti filmati anche vecchi di qualche anno fa, dove io parlo appunto della birra, c'è anche un video dove noi facciamo la birra, il nostro metodo, un video sulle talee, un video su cosa bisogna fare per mantenerlo, quindi se avete dei dubbi potete anche scrivermi nei commenti, io vi darò tutte le informazioni che vi servono se volete crearvi il vostro luppoleto. E vi ricordo sempre di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, ma soprattutto di attivare la campanellina, in questo modo riuscirete sempre a essere aggiornati sui nostri progetti futuri. Io vi ringrazio e ci vediamo alla vendemmia. Ciao!